Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole riprendiamo quanto visto nel video precedente riguardo all'aggiornamento del sistema operativo e di OpenHub stesso su un sistema operativo Linux, andando a vedere insieme sulla documentazione la procedura di aggiornamento per un'istanza OpenHub installata su Windows e poi faremo insieme un aggiornamento di un'istanza OpenHub che gira su container Docker. Più precisamente in quest'ultimo caso andremo a utilizzare Portainer per andare ad aggiornare l'immagine Docker su cui si basa il nostro container, passando dalla versione 4.2.0 di OpenHub all'ultima stable che è la 4.3.3. Vediamo velocemente cosa ci dice la documentazione ufficiale sul come si aggiorna OpenHub su un sistema operativo Windows. Quindi spostiamoci su Installation Guide, andiamo su Windows e nella sezione Maintenance andiamo a cliccare su Updating the OpenHub Runtime. Questo è l'unico modo, standard per aggiornare un'installazione di OpenHub fatta su Windows. Se volete sapere come si installa OpenHub su Windows andate a vedere un mio video vecchio che lo fa vedere passo passo, soprattutto perché bisogna stare molto attenti alla versione di Java che viene installata sul sistema. Quindi per aggiornare un runtime OpenHub su Windows bisogna ovviamente andare sul download della versione di OpenHub per Windows, quindi possiamo anche andare a vederlo. Cliccando su download scegliamo Windows e andiamo a scegliere, di solito usiamo la stable, l'ultima versione stable. La scarichiamo, stiamo attenti se non ci sono delle indicazioni relative a dei prerequisiti, ma se è un aggiornamento di lieve entità non dovrebbe esserci nessun tipo di cambiamento nei prerequisiti. Quindi clicchiamo su download e scarichiamo il nostro file. Torniamo sulla documentazione. Una volta che abbiamo scaricato il nostro file lo andiamo a unzippare nella cartella in cui abbiamo già installato la nostra versione di OpenHub, apriamo PowerShell come administrator, quindi dobbiamo eseguire il processo PowerShell che è un prompt di comandi evoluto su Windows utilizzando l'opzione di eseguirla come amministratore. Fatto quello ci spostiamo nella cartella in cui abbiamo installato OpenHub e in cui abbiamo scompattato l'aggiornamento e lanciamo il comando runtime bin update.ps1 che non è nient'altro che uno script di PowerShell che si occupa di svolgere tutte le funzioni per aggiornare la versione installata. Fatto questo, in teoria dovremmo trovarci OpenHub alla nuova versione e lo possiamo andare a controllare andando sull'interfaccia web e andando a vedere le informazioni di versione che ci sono nel menu info. Scusate, non ho fatto la procedura passo passo perché purtroppo non ho più l'installazione di OpenHub su Windows e non posso installare la Java 17 sul mio PC perché mi va in conflitto con altre versioni di Java che ho per lavoro, quindi non volevo fare casino sul mio PC. Però tendenzialmente la procedura è talmente semplice che basta leggere la documentazione e la si può eseguire senza problemi. Passiamo adesso a vedere un aggiornamento di un'installazione basata su container Docker. Io ne ho una su un vecchio Raspberry e possiamo usare quella per fare la prova. Quindi intanto andiamo sulla documentazione, clicchiamo su Docker e andiamo a vedere Updating the Image. Ci viene detto di stoppare il container, rimuovere il container, scaricare l'immagine che ci interessa, quindi della versione che ci interessa, e questo lo andiamo a cercare poi sull'app Docker per essere certi di scaricare la versione col nome giusto, e poi riavviamo il container utilizzando il comando con cui l'avevamo creato a suo tempo quando l'avevamo installato, che dovrebbe essere comunque indicato sopra, questo qua. Ovviamente non è detto che per tutti sia così perché ognuno poi l'ha customizzato a modo suo in base al proprio sistema, però tendenzialmente bisogna praticamente stoppare il container, aggiornare l'immagine, scaricare l'immagine quindi aggiornata e poi riavviare il container su quell'immagine. Questa è una procedura che è standard per gli aggiornamenti di Docker, quindi dei software che girano su Docker, dei servizi che girano su Docker, e si applica ovviamente anche ad OpenHub. Quindi prima cosa andiamo a vedere che versione di OpenHub ho.
quindi vado sulla versione che sta girando sul Raspberry vecchio, aiuto informazioni e ho la 420. Adesso andiamo a vedere sul labdocker.com che versione c'è disponibile per OpenHub. Quindi una volta andati su hubdocker.com cerchiamo OpenHub e andiamo a vedere quali sono i tags disponibili. Quindi vabbè, abbiamo Milestone che non ci interessa perché è una delle versioni più recenti non stable. Abbiamo tutte le varianti della snapshot e poi abbiamo la latest che dovrebbe far riferimento all'ultima stable. Infatti vediamo che l'identificativo dell'immagine è uguale a quella che abbiamo sotto, che è la 433. Quindi tariamoci sull'aggiornamento sulla latest Alpine, così dovremo passare la nostra 420 sulla 433. L'operazione di aggiornamento con Docker la si può fare da linea di comando seguendo le informazioni che ci vengono date sulla documentazione, che non trovo più qua, quindi stoppando il container, rimuovendolo e rilanciandolo, oppure si possono fare anche da Portainer, che è quell'interfaccia web per la gestione dei container Docker. Io in questo caso la faccio su Portainer e quindi mi apro il Portainer del Raspberry. Questo è il mio Portainer del Raspberry vecchio in cui ho la versione di OpenHub. Anche di qua, cliccando sul container, dovremmo vedere le informazioni dell'immagine andando a prendere questo link. Quindi questa è l'immagine a cui fa riferimento il mio container e qui da qualche parte dovremmo vedere anche qual è la versione di questa immagine. Eccolo qua, 420. Quindi questo conferma quello che abbiamo visto da interfaccia grafica. A questo punto torniamo sul container di OpenHub, andiamo in Duplicate Edit, verifichiamo di avere Always Pulled Image e a questo punto facciamo un recreate, perché come vedete il mio container già punta alla versione OpenHub Latest. Quindi vado a fare il deploy the container. In questo modo lui mantiene tutte le impostazioni del container corrente e lo ricrea utilizzando la nuova immagine. Clicchiamo deploy, confermiamo e ovviamente adesso starà scaricando l'immagine aggiornata e poi ci verrà ricreato il container utilizzando la nuova immagine. Appena finirà questo processo potremo tornare sull'interfaccia grafica di OpenHub e andare a vedere la versione che ci mostra. Ok, il processo è arrivato alla fine, adesso abbiamo il nostro container in avvio, quindi dobbiamo aspettare ancora qualche minuto che riparta OpenHub e ci metta a disposizione l'interfaccia grafica. Possiamo andare a vedere sui log per vedere cosa sta facendo, se sta facendo l'aggiornamento. Quindi clicchiamo sul log e vediamo che ci dà già un messaggio success OpenHub update from 4.2 to 4.3.3. Quindi tutto l'aggiornamento che doveva fare è stato fatto e adesso verrà rilanciata la nuova immagine con la nuova versione. Quindi attendiamo qualche minuto per vedere che effettivamente OpenHub si riavvii correttamente. Ed ecco che è tornata sull'interfaccia grafica e come vedete la versione di OpenHub è la 4.3.3. Quindi abbiamo effettuato l'aggiornamento dalla 4.2.0 alla 4.3.3 su un'istanza Docker. Detto questo mi fermerei qui per questo video. Abbiamo visto quindi come effettuare l'aggiornamento su Windows, più che visto abbiamo letto la documentazione per Windows, mentre su Docker abbiamo visto effettivamente come effettuare l'aggiornamento utilizzando Portainer. Sulla documentazione comunque sono indicati anche i comandi nel caso qualcuno non avesse Portainer e volesse fare l'aggiornamento di OpenHub su Docker da linea di comando. In un prossimo video vedremo come creare una routine di backup periodica per avere un punto di ripristino da utilizzare in caso il nostro sistema dovesse guastarsi. E quindi a fronte della necessità di dover reinstallare OpenHub da zero, possiamo ripristinare la configurazione e i dati fino all'ultimo backup che abbiamo fatto. Quindi è importante comunque schedularlo anche con una certa frequenza.
Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!